Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di ottobre. Abbiamo la carta del Papa, amici dei pesci. Quando c'è il Papa si parla sempre di un'ufficializzazione, di qualche cosa eh, che, che viene mostrato alla società. Può anche fare riferimento a una persona, molte volte il Papa parla di una guida spirituale, di qualcuno, insomma, che traduce determinati messaggi. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non dovesse risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre nella descrizione del video trovate la mia mail, la vedete anche scritta qui e la trovate anche nelle info del canale. Ok, partiamo subito. Wow, partiamo subito con un bel cavaliere di coppe, ragazzi. 5 di pentacoli, fante di spade, poi abbiamo la temperanza, un 7 di coppe, imperatrice e 10 di spade. Cari amici dei pesci, pare che qui con questo cavaliere di coppe abbiate ricevuto un'offerta o stiate per ricevere un'offerta. Normalmente quando c'è il cavaliere di coppe le offerte sono di un certo tipo, di un certo spessore, tendono a essere offerte di tipo duraturo. Abbiamo poi anche questo 5 di denari però. Io qui ho come la sensazione che le cose non stiano andando come voi volete e ci sia una certa fretta di raggiungere un risultato. Diciamo che il 5 di Pentacoli è più una carta di delusione, come se aveste paura eventualmente di essere delusi piuttosto che di perdere qualcuno o qualcosa. Partiamo dal cavaliere di coppe, andiamo a vedere carta per carta. Abbiamo un cavaliere di denari e la carta dell'appeso. Sì, devo dire che può essere che sia arrivata questa offerta e poi le cose si siano un po' fermate, si siano un po', diciamo, bloccate. Scusate, bloccate. Quando c'è l'appeso al contrario è perché probabilmente questa offerta vi fa o vi ha fatto pensare. Quando c'è la carta dell'appeso si tratta di vedere le cose anche da un altro punto di vista, è come valutare anche il lato B della medaglia. Tenete presente che io credo che questa offerta non sia esattamente quello che voi vi aspettavate. È vero che è un cavaliere di coppe, è vero che le offerte sono nel lungo periodo, ma è anche vero che è come se fosse un'offerta che non vi rende giustizia. Andiamo a vedere il 5 di... Il 5 di pentacoli è spiegato dal diavolo e dal cavaliere di bastoni. Il diavolo, ragazzi, parla sempre di una certa tossicità all'interno di una situazione o di una relazione o di una schiavitù volontaria. Sono questioni legate all'ego. Probabilmente qualcuno ha un certo tipo di idea inerente a questa persona piuttosto che questa offerta e di conseguenza non rispecchiando quest'idea c'è questa delusione. Vi dico, in realtà poi c'è anche un cavaliere di bastoni. Quindi può essere che qui ci sia la voglia, mi viene da dire, di uscire da questa situazione, ma non ci sia la forza. Sapete quando è come non riuscire ad alzare la testa davanti a una situazione?
Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo un 8 di spade e la temperanza che abbiamo già qui. Ragazzi, io credo che questo tipo di offerta, che non sia esattamente quello che voi volete, vi fa un po' cadere in questa fase di 8 di spade, nella negatività, nella... credo che qualcuno passi proprio per la fase di vittima, perché sono due carte queste che fanno riferimento a un atteggiamento di vittima, a qualcuno che è convinto che capitano tutte a lui o a lei, ehm, che non ha armi o mezzi, diciamo, per uscire da questa situazione. Credo che qui molto lo faccia anche la gelosia, per qualcuno. È come se ci fosse una certa gelosia di una persona. Diciamo che queste due carte, con il fante di spade poi, mi potrebbero far anche pensare a, a una sorta di manipolazione, ragazzi, perché quando c'è il 5 di pentacoli vicino al diavolo si parla anche di codipendenza. Hai considerato questo 8 di spade, che è una carta che vi dice che non state vedendo al di là del vostro naso, potrebbe esserci questa sensazione di impotenza. Andiamo a vedere la temperanza. Di nuovo fante di spade e 4 di spade. È come se doveste lasciare andare il controllo. Qui avete un 4 di spade. Il 4 di spade è una carta che consiglia di prendersi un momento per curare tutto quello che è la parte psichica, l'anima, se vogliamo. E anche la temperanza è una carta di guarigione. Qui è come se doveste rimettere in equilibrio i piatti della bilancia. Normalmente nella bilancia, ragazzi, o nelle due coppe, qui ci sono le due coppe, in una c'è la mente, nell'altra c'è il cuore. Sono il lato maschile e il lato femminile, quelli da riequilibrare. Andiamo a vedere questo 7 di coppe. Mm. Asso di coppe e 6 di bastoni. Allora, devo dire che nella seconda parte della lettura, con questo 7 di coppe si aprono come delle nuove possibilità. Avete l'asso di coppe, è vero che è girato a testa in giù, però c'è. È come se ci fosse un inizio perlomeno di scioglimento dei ghiacci per quello che riguarda il vostro cuore. Credo che abbiate il quarto chakra un po' chiuso dovuto a tutta questa situazione della terza settimana di ottobre. Però poi abbiamo anche il 6 di bastoni, che è una carta di successo, è una carta di vittoria, è una carta di gloria proprio. Andiamo a vedere la carta dell'imperatrice. Abbiamo la sacerdotessa, 9 di pentacoli, 8 di coppe e 7 di bastoni. Allora, la sacerdotessa è una carta, scusate, l'imperatrice è una carta di potere materiale ed è anche una carta di espansione. Io qui sento che andrete con questo 8 di coppe alla ricerca di quello che per voi è l'amor proprio, l'indipendenza, la vostra realtà e avendo anche la sacerdotessa è un po' come se, perché a testa in giù, come vi posso spiegare? C'è una sorta di attenzione, diciamo più a quello che è il lato pratico piuttosto che quello che è il lato emotivo. Ma anche perché qui la mente è parecchio stretta, mi viene da dire. E quando siamo in uno stato mentale così, affidarsi alle proprie percezioni e intuizioni diventa abbastanza difficile perché è come se non fossero pulite, sono contaminate dalla mente le intuizioni che potreste avere. Ehm, allora, tenete presente che l'imperatrice fa anche riferimento a una madre, o potrebbe anche essere comunque un personaggio che magari cerca di aiutarvi in questo periodo.
sta di fatto che è una carta che parla di abbondanza, di prosperità. Qui si aprono delle nuove possibilità e qui si fanno fruttare queste possibilità. Ho la sensazione che per qualcuno potrebbe esserci di mezzo un viaggio, uno spostamento. Andiamo a vedere il 10 di spade, 7 di coppe, 8 di pentacoli e ruota della fortuna. Allora, con la scusa che è uscito un 8 di pentacoli, io credo che qui ci sia comunque qualche cosa legato al lavoro, a una quotidianità, diciamo così, no? E la ruota della fortuna, ragazzi, è al contrario, quindi, e anche il 10 di spade è al contrario, sono due 10. È come se non voleste chiudere un certo tipo di capitolo, perché quando la ruota della fortuna è al contrario, è come se il karma non cambiasse, è come se il ciclo, la dinamica continuasse a ripetersi, magari proprio tra voi e questa persona. E qui è anche per quello che ho il 9 di pentacoli al contrario. Si tratta di iniziare a vedere con il terzo occhio, quindi al di là del giusto o sbagliato, e lavorare la propria indipendenza, la propria autonomia, sia monetaria che caratteriale, che mentale, per dire. Dunque, devo dire che siate in coppia, sia che siate single, un'offerta potrebbe arrivare. Se non conoscete proprio nessuno, ho la sensazione che o verso la metà di ottobre potrebbe arrivare una persona, oppure sarà verso la fine di ottobre. Sta di fatto che l'offerta che vi viene fatta, diciamo, non è esattamente quella che vi aspettavate, vi fa sentire un pochettino condizionati, un pochettino sottovalutati, un po' con le mani legate e vedendo anche questa temperanza, questo 4 di spade, la prima cosa che dovete fare è togliervi da questa sensazione di carenza. È un po' come dire, cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno invece che sempre quello mezzo vuoto, anche perché poi, con un po' di pazienza o con il riequilibrio di quello che è la mente e il cuore, è come se vi si aprissero una serie di possibilità. Aprite gli occhi, diciamo così. Dopodiché, ragazzi, vi dico, arriva un certo tipo di stabilità o si va verso un certo tipo di stabilità, ma per, diciamo, renderla effettiva bisogna comunque cercare di chiudere un ciclo del passato, un ciclo di sofferenza. Se non è chiudere, perlomeno cambiare certe dinamiche, cambiare il vostro modo di comportarvi nel quotidiano. Andiamo a vedere un oracolo. Ah, scusate, perché c'è il Papa? Allora, il Papa è una carta di ufficializzazione, una carta di qualcuno, come vi dicevo prima, che porta alla luce, che porta a galla, e io qui lo rivedo un po' con l'energia del 6 di bastoni. Quindi è un po' come portare a galla, rendere pubbliche, diciamo così, tutte le possibilità che vi si sono aperte, tutte le possibilità che avreste. Allora, qui abbiamo... mi piaci. Qualcuno... piacete a qualcuno. Parla di un romanzo, come si dice, di un romance, sì, di una storia, di una relazione che potrebbe iniziare, parla di flirt, appuntamenti, ok? Quindi ragazzi, vi dico, un'offerta arriva, portate pazienza, che è un po' quello che vi dice la temperanza qui. Andiamo a vedere ancora un oracolo dell'universo, un messaggio, ok. Attacchi, dolore, paura, giudizio e ogni forma di separazione sono semplicemente, puramente una chiamata di aiuto. E guardate qui, attaccamento, giudizio, paura, dolore ce l'abbiamo anche qui. E poi abbiamo questa carta che dice quando mi connetto con la presenza della gioia, con la presenza della mia gioia,
attiro supporto dall'universo. Quindi è un po' come se vi dicessero di sintonizzarvi su vibrazioni positive, qui avete un 8 di spade e un 5 di pentacoli, in modo da attirare lo stesso tipo di vibrazioni dall'universo. Cari amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, spero che insomma vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento, con la vostra iscrizione. Se avete piacere potete condividere il video o abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti parlo di temi di metafisica dove spiego cos'è, com'è l'energia e come fare per lavorarla, mentre nelle sessioni individuali sto proponendo un percorso basato sul lavorare le credenze limitanti, ma le sessioni individuali trattano una parte dei temi che vado a trattare nella parte degli abbonamenti. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!